Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento sul mio canale da Michele. Eccoci qua con il numero 62 come giustamente doveva essere fatto. Ho fatto prima l'apertura del pacco, scusatemi se ieri non ho pubblicato nulla in merito a questo, appunto perché ho avuto un po' di problemi, ma niente di grave. Allora ragazzi, eccoci qua, numero 62. Come sapete io ci tengo a far vedere anche ovviamente oltre che la copertina, anche ciò che sono i contenuti, la scrittura quindi di questi meravigliosi fascicoli che, come dico sempre, sono un valore aggiunto come a questa collezione meravigliosa di Iron Man, che se ne dica ragazzi, alla fine se uno li ha, diciamo, certi pezzi li ha messi in maniera non corretta, perché chiaramente è ovvio, è dato per scontato visto che ci sono le istruzioni, però mi sento di dire una cosa, questo canale, come molti di voi sanno, quelli che mi seguono, grazie per essere iscritti ragazzi, molti che mi seguono sanno che io non faccio il semplice montaggio, cioè dato solo dalle istruzioni, io mi preoccupo di risolvere delle cose funzionali, come può essere la piattina sotto il piede, il gomito che non tiene bene, lo scatto del ginocchio che è troppo rigido, a irrobustire le parti con ad esempio il tappo, vedete, come vi avevo fatto vedere, non di sughero ma di gomma, che molti adesso stanno facendo in 3D e li stanno vendendo. Meglio per loro ragazzi, ci mancherebbe, io non ho un 3D, fanno bene a farlo per chi è interessato. Per chi invece vuole risparmiare può semplicemente mettere il tappo, perché poi la sapete che non dobbiamo giocarci, però tutti quelli che hanno delle iniziative dettate poi dalle cose che gli altri fanno è sempre una crescita, funziona così, ok? Funziona così in tutto nel mondo. E quindi io vi ringrazio anche di questo, perché mi fa piacere vedere che le persone si dedicano anche a migliorare una mia, diciamo, come si può dire, un mio miglioramento. Ecco, ho fatto un pasticcio di parole, scusatemi ragazzi, comunque avete capito. E grazie anche a loro quindi. Allora, numero 62, come sapete a me piace far vedere anche il contenuto per quelli che non hanno fatto la collezione per una ragione o per l'altra, e quindi passiamo subito. Copertina sempre bellissima, sapete che io sono un amante del blu, di questo blu, poi di questa non tanto per l'intensità, che è anche bella, ma la tonalità del blu. Comunque, eccoci qua, prima pagina, servizi. Adesso faccio, ecco, vi do la possibilità, per chi appunto, ripeto, vuole dare una lettura non avendo i fascicoli perché non ha fatto la collezione, vi do la possibilità con i fermi immagine di poter leggere tutto ragazzi, ok? Poi faccio inquadro anche l'altra pagina, aspettate che vedo se riesco a alzarla, così potete leggere poi meglio quando oltre al frame immagine andrete a ingrandire l'immagine. Ok, questa la vedremo dopo nel dettaglio, che è il montaggio, anche questo, il 3D molto importante, ti fa vedere come vanno collocati i pezzi. Eccoci qua, dove vanno collocati i pezzi, chiedo scusa. Andiamo, fatemi sapere se vedete poi, se riuscite a leggere, dopo che io vi alzo così, se riuscite a leggere con i fermi immagine, per coloro che sono interessati ovviamente. Perché, guardate, ho letto qualche cosa, non tutto, perché poi leggerò sicuramente tutto, ed è veramente interessante, veramente, credetemi, per chi ama questo genere è veramente interessante tutto ciò che è scritto, la storia, tutto ciò è veramente interessante. Vedete, io non amo solo fare il semplice montaggio, mi piace fare queste cose qui. Anche queste cose qui, ok? È quasi finito, eh?
Che belle foto. È inutile ragazzi che vi leggo i titoli, li vedete anche voi, per quello faccio una registrazione più accurata del fascicolo e non vi leggo neanche il contenuto perché questo non l'ho ancora letto, quindi do la possibilità a voi, per chi volesse farlo, di leggerlo. Ecco qui, questa è la penultima pagina e l'ultima pagina, eccola qui. Ok, perfetto. Allora, 62, andiamo a prendere il pezzo, qui abbiamo un pezzo di metallo, la letta dietro di plastica, il copritallone, meno male che di plastica, perché così quando andremo a aprirlo e chiuderlo non rischiamo di rovinare la vernice, perché metallo su metallo si rovinerebbe, e soprattutto se batte, per capirci, vedete? Voi direte, ma questo è già montato? Eh sì ragazzi, io ne sto facendo 3. E stranamente, ho scritto anche la De Agostini, vedete, stranamente mi è arrivata prima l'edicola che l'abbonamento. Adesso per carità, sono al 65, con l'edicola sono al 62. Però intanto questi me li sono già montati. Non ve l'ho fatto vedere prima il montaggio semplicemente perché aspettavo che mi arrivassero tutti e 4 per fare tutti e 4 i filmati vicini. Ecco, tutto qui ragazzi. Allora, andiamo ad aprire il nostro numero 62. All'interno troviamo, oltre che i pezzi, una serie di viti EM e 3 rondelline trasparenti in plastica ovviamente, che serviranno per dare un attrito maggiore al basculamento del pezzo di questo qui, che vanno messe attaccate subito alla vite, non sotto tra un pezzo e l'altro, ma lo vedremo dopo. Ok, vediamo questo qui, questo lo mettiamo via. Allora, a noi innanzitutto guardiamo il pezzo. Allora, il pezzo ha una piccola imperfezione qui sopra, è inutile che ve lo sto a dire perché lo sapete che insomma come controllo qualità lascia molto a desiderare, bisogna essere fortunati, per qua ce n'è un altro piccolo, se ci avessero almeno dato le vernici di ritocco, uno con un'aeropenna comunque poteva intervenire. Comunque vabbè ragazzi, alla fine sono contento, ripeto, perché è un bellissimo modello. Io qui all'interno ho messo del nastro trasparente, aspettate, sia qui che qui nelle lette, provvisorio, poi potrò anche levarlo, semplicemente perché durante la prova così magari rischio di non romperlo. Allora, la prima cosa che io faccio, scusate se non ho ancora aperto il libro nell'istruzione, anzi facciamo così, apriamolo, va, perché io ne ho fatti già, quindi non mi servono, ma mi perdo, nel senso che ecco, non mi rendo conto e vi chiedo scusa. Dai. Allora, qui abbiamo appunto la protezione posteriore della gamba, la destra ovviamente, la placchetta che terraferma la protezione del tallone e quello che vi ho detto prima, dischi di attrito ce ne 3, ne servono 2, ce ne danno sempre uno di più, come le viti, che abbiamo la serie di viti EM dove ne abbiamo 5, ma ce ne servono 4, sempre uno in più. Allora, io la prima cosa che faccio, prima ancora di mettere il pezzo sotto, faccio questo lavoro qui. Presento così, vedete, questo entra bene, controllo subito, lo stringiamo un po', lo stringo un po', pollice e indice lo stringo un po', ok, lo inserisco e vedo se combacia bene tutto. Qua è perfetto e qua è perfetto. Però bisogna anche vedere anche sia perfetto qui ragazzi, quindi qua è da tirare un po' in su, sto solo facendo una prova di verifica prima. Allora questo sta così, ecco vedete, se io adesso questo tendo ad alzarlo, mi si stacca, guardate. Vedete che mi si stacca? Guardate qua. Ecco, vedete il canale, è questo che vi voglio dire, questo canale non si limita al semplice montaggio, quindi ragazzi, io vi ringrazio che mi guardate, ma cercate anche di iscrivervi perché mi aiutate ad andare avanti, farò altre collezioni
e cercherò sempre di darvi dei consigli su come migliorare il montaggio. Ok, ma non dovrebbe essere così, ma queste cose non dovrebbero accadere. Ragazzi, accadono, quindi o le risolviamo o rinunciamo alla collezione, per carità, oppure cerchiamo di intervenire, ok? In questo caso cosa bisogna fare se uno vuole evitare questo spazio? Beh, questo buco non si può spostare con l'altro sotto, è ovvio, no? Bisogna intervenire qui, quindi se proprio lo volete fare, io vi dico come fare, ragazzi, non siete obbligati a farlo perché alla fine è bello lo stesso, ragazzi, poco importa se c'è un millimetro, io sono della Vergine, sono Pignolo, però insomma il modello è bello lo stesso, ok? Però se proprio volete farlo dovete, ve lo dico subito, allora andiamo a controllare anche di qua come siamo messi, vedete qua combacia benissimo, sia il foro ovviamente, dove andremo poi a mettere la vite, la EM, e la linea, vedete, è perfetta. Giriamo di qua, come vi ho appena fatto vedere. Qua combacia, vedete che lo spazio è maggiore. Allora, vogliamo evitare questo? Se proprio lo volete fare, io vi dico come farlo, non ve lo faccio vedere perché poi rischio di complicarvi la vita, ma vi dico come fare. Si farebbe così, qualora lo voleste fare. Vedete, mettendo il nastro qua sotto trasparente, attaccato bene sia qui che qui, non andate a rovinare nessuna parte verniciata. Dovete tirare giù tutto questo, ragazzi. Potete rischiare di rompere questi, ve lo dico. Questi non tanto, ma questo qua e questo qua, questo anzi, questo pezzo qua, potete rischiare di romperlo perché dovete poi arrivare alla vite sotto. Comunque va sfilato questo perché dovete agire su questo perno qua. Questo perno qui ha una battuta, non potete andare, cioè per capirci, questa parte argentata non può scendere di più. Ma in questo caso, secondo quello che vi ho fatto vedere, che si vede nelle immagini, andrebbe fatto. Quindi dovete svitarlo e andare a molare questo dentino qua sotto della parte rossa e la parte rossa, quindi consentire a questo grigio di scendere di 1 millimetro rispetto a questa misura. Non so se mi sono spiegato, guardate un po' la linea del cacciavite, ecco guardate, vedete che non tocca, cioè questo non tocca, no? No ragazzi, non ve lo faccio vedere questo perché io ho tutto in testa e scusatemi, io sono fatto così. Ragione, poi penso che magari vi do delle indicazioni giuste, ma che poi alla fine mi scrivete in 100 e vi complicate la vita. Vi dico solo questo. Per poter far scendere questo pezzo qua va smontato e consumato questo perno rosso, non il grigio, questo perno rosso va consumato. Di quanto? Di 1 millimetro, ragazzi. Quello che manca qua va riportato qua. Dovete consumare questo e leggermente anche quello centrale all'interno, pochissimo però, 1/10, 2/10 di millimetro. Poi lo provate e vedrete che questo qua, abbassandosi, chiaramente farà avvicinare anche questo. Ecco, non so se mi sono spiegato. Però vi ripeto, ragazzi, questa è la soluzione se uno vuole una cosa ottimale, che è proprio il pignolo. Se no non vi serve, ragazzi, fatelo. Io adesso ve lo monto così, vi faccio vedere come sta, non è affatto brutto, è bello, quindi ecco, vi consiglio di lasciarlo così. Ok, io vi ho dato i due consigli, ragazzi. Allora, scusatemi, metto un attimo da parte questo. Prima da cosa da fare? Qua ci dice di montare la protezione del tallone qua. Allora, prima la controlliamo. Guardate qua la protezione del tallone che anche c'è un segnetto nero, la vedete? Guardate, guardate qua. Che dobbiamo fare, ragazzi? Allora, andiamo a vedere qua. Senza mettere la letta, se stringe. Vedete che stringe. Allora, va bene, lasciamola così. Poi andiamo a prendere due viti EM. Chiudete sempre il sacchettino. Per aprirlo ve lo ricordate? Semplicissimo, non impazzite così. Pollice e indice. Dito pollice e indice, tac, e si apre, ok? Perfetto. Allora, ragazzi, qui mettetelo il grasso, ve lo consiglio, mettetelo il grasso solo dove non ci sono le parti di plastica. Voi direte, ma questa è plastica? Sì, ma qui non dobbiamo mettere il grasso, dobbiamo passare la vite EM qua. Spostiamo un attimo la rivista, il fascicolo. Allora, andiamo a sporcarne solo una, basta ragazzi, guardate, guardate qua, vedete? Ok, chiudiamo il grasso, non serve più metterne altro, perché con questa vite li passiamo tutti e due. Ok, facciamo tutti in diretta, Potevo prepararmi tutto prima, però vi voglio far vedere come se foste voi a farlo. Allora, andiamo dentro, provate a farlo senza grasso e poi mettete un po' di grasso, vedete la differenza, ve ne accorgete subito.
Ma non mettete mai nessun tipo di grasso sulle plastiche, ragazzi, da nessuna parte, perché non vi serve. E se anche mettete quelle al silicone, potrebbe col tempo, a seconda della plastica che avete qua, e non lo sappiamo, essere assorbita e spaccarvela, ve la rende porosa e ve la spacca, quindi non serve nella plastica. Perché invece qui lo metto? Perché innanzitutto ve l'ho consigliato su tutte le parti metalliche perché fate un bel filetto, perché il filetto non è esistente nella zama, ragazzi, nel metallo, lo fa la vite, che è chiaramente di un metallo più duro. Ok, vedete? Adesso torno indietro, svito, pulisco la vite dal grasso, perché tanto non serve che tocchi la plastica, la pulisco, vedete? Ecco qua. Vedete? Leviamo questa, andiamo a pulire anche qua, vedete? Guardate, perché non deve toccare la plastica il grasso. E poi andiamo a mettere questo. Se volete, abbiamo una vite in più, possiamo non usare quella che abbiamo usato per il filetto e usiamo altre due viti. Ah, scusatemi ragazzi, stavo guardando, parlare, spiegarvi le eventuali modifiche e inquadrare non è cosa semplice ancora per me. Allora, puntiamo questa. Perfetto. Mettiamo anche questa. Qualcuno mi scrive che i miei filmati sono magari lunghi. Ragazzi, io posso farli anche di 8 minuti come gli altri, 6 minuti. Vi spiego solo come vanno messe le viti, come le istruzioni, non vi dico niente. E riesco a fare anche più corti degli altri, ragazzi. Questa è un'altra cosa, è un altro mondo questo. Ok? Andiamo a vedere. Troppo stretto. Facciamo così allora, mettiamo in apertura e lo stringiamo, visto che deve essere la parte più stretta lì. Ok, andiamo a chiudere. Vedete che torna indietro? Allora, se riuscite a mettere con l'indice, cioè se riuscite a mettere, se con l'indice riuscite a farlo spingendolo da qui, non da qui perché sennò fa effetto molla, vedete? Qui invece, tac, e rimane chiuso, vedete? Molto semplice. Voi chiudete qui e vi fa questo effetto antipatico, no? Vedete? Andate a chiuderlo invece qui, tac, e lui rimane chiuso. Se questo non succede e non riuscite a risolvere il problema, potete andare a fare quell'intervento che ho fatto vedere negli altri video. Vi ricordate quello che va consumato il perno, che non vi faccio vedere qui, potete andarlo a vedere in uno dei miei video. Ok ragazzi? Andiamo avanti. Prendiamo questo, guardate qui la mia bella modifica, ve la ricordate? Prendiamo questo, andiamo a metterlo semplicemente qui. Ok, questo levatelo perché non serve rischiare di romperlo. Questo lo alzate, lo alzate piano, non lasciatelo così perché se il piede è messo troppo indietro, vedete, batte e non riuscite a metterlo bene. Quindi alzate questo, perfetto. Qua non mettetelo il grasso, non mettete assolutamente il grasso, perché se no aiutate la vite a svitarsi ogni volta che aprite e chiudete, anche se non è un giocattolo, non vi serve farlo. Allora ragazzi, non so neanche se sono uscito dall'inquadratura, se sono uscito scusatemi. Andiamo. Andiamo a prendere le rondelle trasparenti, ce ne servono due, ovviamente una in più. Brava la Di Agostini, la Fanom e l'Altaia per gli altri paesi europei. Allora, andiamo a metterne una dentro. Perfetto. La vite l'abbiamo già. Facciamo chiaramente combaciare e andiamo a mettere la vite. La nostra vite è M. Per evitare, ragazzi, andate prima in senso antiorario, la fate centrare e poi girate. La puntate e vi fermate, ok? Andiamo a prendere l'altra. Vedete quello che vi dicevo, guardate qua.
Così combacia benissimo, vedete, guardate la linea, è perfetta. Purtroppo però, guardate il buco, il foro, il buco, guardate il foro, vedete che non combacia. Per far sì che possa combaciare, come vi ho spiegato prima, aspettate che si metta a fuoco, perfetto, questa parte grigia deve scendere giù, e per scendere giù dovete consumare questo pezzo qua, se volete, se no lasciatelo così, ragazzi, che il modellino è bello lo stesso. Però guardate adesso questa linea qua, guardate appena lo vado a far combaciare cosa succede. E avete visto? Si allarga, ragazzi, si allarga perché va consumato questo, quindi sta a voi ragazzi decidere cosa fare, ok? Io vi ho dato le due soluzioni. Andiamo a mettere la parte lì, prendiamo la nostra bella vite, no, bisogna farla combaciare, così. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale perché poi farò altre cose, c'ho anche una playlist, andate a vederla. Questo è un canale dove io darò sempre, dove posso, consigli per migliorare le funzionalità e la stabilità dell'armatura, in questo caso, nei casi futuri di altre cose. Andiamo ad avvitare. Ok. Qua non faccio prove, ragazzi, non ho musica, non ho niente. Mi piacerebbe tanto, ma non sono capace. Ancora non sono capace. Chissà se in futuro, se durerà questo canale, grazie alle iscrizioni. Ragazzi, iscrivetevi. Tra l'altro questo canale è sottotitolato in 22 lingue, proprio perché cerco di permettere a tutti, insomma, di poterne usufruire. Ecco fatto. Andiamo a vedere. Perfetto. Andiamo a chiudere qui. Ecco, vedete, guardate. Basta che fate leva con un dito qua. Guardate, aspettate, quadro bene, ok, guardate. Vedete? E lui sta. Se non sta, che non vi rimane così chiuso, perché se lo chiudete da qui, lui non chiude bene, vedete? Fate così e lui chiude bene, ok? Perfetto, così. Fate sempre attenzione, ragazzi, che vi si può agganciare quest'unghia qua dietro, Vedete? Se non tirate su questo, prima, non dopo, se voi chiudete il piede così e tirate questo indietro, lo rovinate sotto, perché l'unghia morde così la letta qua, vedete, guardate. Questa non va su, ok? Quindi fate questo lavoro e poi tirate su. Vedete, infatti, se faccio così, non chiude più, perché batte. Quindi fate attenzione, questa è plastica, Fate attenzione, per quello l'hanno fatto di plastica, ragazzi, se no la vernice andava tutta via. Andiamo a richiudere, perfetto. Guardate soltanto la stabilità delle mie caviglie, ragazzi, guardate. Guardate, con la piattina che ho detto di fare, vedete? Questo è durissimo. Andiamo a rimettere questo. Così, perfetto. Questo numero è finito, ragazzi. Questo numero è finito. Ecco, guardate lo spazio che ho qua. Io ve lo dico, ragazzi, poi andrò a farlo l'intervento, ve lo dico perché io non lo tengo mai così, figuriamoci. Però io vi ho fatto vedere anche che è bello da tenere così, se volete. Allora, andiamo a vedere gli altri. 1, 2 e 3. Andiamo a vedere i vari difetti che possono esserci in tutti e tre. Aspettate che alzo un po' di più, che magari si vede meglio. Scusatemi, ragazzi, abbiate pazienza. Ce l'ho io la pazienza, cercate di averla anche voi. Allora, andiamo a vedere questo. Questo di qua è un po' largo. Vedete? Guardate qua, ragazzi, il mio brevetto. Un brevetto che non costa nulla, ragazzi. Potete farlo tutti gratis. Questo è per irrobustire questo perno di plastica qua, Andiamo a vedere quest'altro. Vedete? Anche questo è lo stesso problema. Vedete lo spazio? È questo. Molti si chiedono come faccio, Michele A? Così. Andate a smontare e consumare questo pezzo qua. Ok? Finché questo combacia. Quindi lo stesso spessore che avete qui, dovete andare a toglierlo a questo perno qua. Ok? Però
Prima di fare questa operazione, ragazzi, per quello vi dico, seguiteli sempre fino alla fine i miei video, perché non è che li faccio lunghi perché così ho più visualizzazioni, ragazzi. Se i video non sono interessanti, non ti guarda nessuno. Prima di fare però questo, ragazzi, aspettiamo di mettere anche la copertura qui, quel coprimuscolo, il muscolo, diciamo, no? Il coprimuscolo è il muscolo, fa da muscolo, perché non vorrei che se andiamo poi ad abbassare questo, poi ci porta male il pezzo che andiamo a mettere sopra. Quindi aspettiamo, se tutto combacia bene possiamo intervenire, interveniamo, se no ragazzi lasciamolo così, ok ragazzi, mi raccomando, mi raccomando, le soluzioni sì, però devono essere migliorative, non devono essere un danno. Questa va abbastanza bene, io sono soddisfatto perché, ripeto, per me il modellino è bellissimo. Ok ragazzi, allora, in questo caso possiamo chiuderla qui. Stavo cercando di fare un'immagine, una bella immagine, che bella. Sono contento di averne fatti 3. Lo so che costa, ragazzi, mi sono tolto altre collezioni, non è che io sia ricco, mi sono tolto altre collezioni, avrei fatto l'Abarth, avrei fatto anche la Vespa, peccato, l'F40 mi è scappata perché l'ho vista quando era già tardi, perché non ho seguito molto queste cose prima, infatti non è tantissimo che c'è questo canale, potete andarlo a vedere. L'iscrizione me la dà nel 2019, ma in realtà il primo video l'ho fatto meno di un anno fa, e come potete vedere non ci sono neanche proprio i primi numeri, li ho fatti dopo, proprio perché io montavo e non mi interessava fare nessun tipo di video. Poi ho visto che c'erano dei problemi risolvibilissimi per migliorare la funzionalità e la stabilità di questa meravigliosa armatura, e ho deciso di farlo. Ho detto ma sì, perché no, proviamo a vedere se qualcuno grazie ai miei consigli riesce a superare dei piccoli, insieme tra virgolette, dei piccoli problemi, ecco. Ok ragazzi, perfetto, abbiamo detto che abbiamo fatto il 62, seguirà il 63, 64 e 65. Adesso carico questo video, ragazzi, e poi vediamo. Scrivetemi qualcosa e datemi consigli, ragazzi, datemi consigli, non mi massacrate, nel senso che non sono un youtuber professionale, sono un dilettante, almeno per adesso è così. Cercate di aiutarmi con l'iscrizione, attivate la campanella, date un'occhiata alla mia playlist e ricordatevi che è sottotitolato in 22 lingue, l'ho già detto ma lo ripeto. Grazie ragazzi, grazie della vostra attenzione, grazie veramente, non so dove metterlo questo per fare una migliore coreografia, ma qui va bene. 62 finito ragazzi, grazie, alla prossima, ciao!